Mentre consultavo le mie segretissime fonti alla ricerca di un film da recensire, in un momento di anacronismo, i miei occhi sono capitati su un horror natalizio. Probabilmente una delle sottocategorie horror che più di tutti ha prodotto risultati trash non indifferenti e vario ciarpame di bassa lega. Elves, questo è il titolo del film di cui parliamo oggi, parrebbe un sequel del film del 2017 The Elf. Sebbene io non abbia trovato che informazioni di seconda mano sul fatto che questa relazione tra i due film sia effettivamente vera, in ogni caso io The Elf non l'ho visto, per cui non ce ne importa niente. Come potrebbe essere facilmente intuibile, la trama riguarda degli elfi natalizi che sostanzialmente se la prendono con gente random per motivi random. Il punto principale del film è un gruppo di amici che durante una specie di raduno di anti-Natale viene coinvolto in un gioco in cui in pratica viene chiesto a ognuno di scrivere il proprio più oscuro segreto, che in realtà è più un oscuro desiderio, e poi di scrivere il proprio nome su una lista dei cattivi che gli viene fornita. Ovviamente il gioco si rivederà tutt'altro. Infatti questi elfi natalizi pretenderanno che i desideri che i ragazzi hanno scritto vengano messi in pratica pena la propria morte. Probabilmente quest'idea di trama non è neanche così brutta, ma ha diversi problemi per come è stata sviluppata all'interno del film. Intanto non ci viene detto che cosa i ragazzi hanno scritto, per cui non c'è chiara la correlazione tra quello che gli elfi impongono loro di fare e questi loro fantomatici oscuri segreti. Anche perché se per alcuni gli ordini che gli elfi danno hanno anche senso, come ad esempio uccidere una persona odiata, altre volte semplicemente gli elfi li convincono a suicidarsi. Tra l'altro, sebbene tutti seguono alla lettera tutti gli ordini che gli elfi danno, chi più o meno restio a farlo, comunque tutti vengono uccisi dagli elfi alla fine. A un certo punto viene spiegato che questi elfi hanno una qualche correlazione poco chiara con i re magi e con i 7 peccati capitali, ma ancora non è chiaro se gli elfi siano correlati con un peccato in particolare o con tutti e 7, perché comunque il modo in cui muoiono i personaggi non ha alcuna relazione con i peccati. Come se non bastasse tutta questa confusione, ci si mette anche una separazione della trama in 3 diverse storyline. Una riguarda il gruppo di amici alle prese con gli elfi assassini, la seconda ha inizio con 3 ragazze sedute all'interno di un cerchio satanico. Riguarda gli elfi in parte, ma francamente non si capisce nulla. Sta di fatto che una ragazza viene posseduta da un elfo e si suicida, mentre la seconda viene uccisa dalla terza, che comincia ad andare in giro per la città a uccidere gente random. Pare per volere degli elfi. La terza storyline pare non avere nulla a che fare con gli elfi, dal momento che alcuni personaggi cominciano a venire uccisi da un essere che sembrerebbe il Krampus. Sebbene per alcune correlazioni per cui le storyline si collegano, sembrerebbero quasi 3 storie diverse, e secondo me sviluppate bene potevano uscire 3 film distinti e separati. Sul finale c'è un plot twist che se possibile rende il tutto ancora più confuso, ma in realtà quello che a me ha confuso di più è la prima scena. Nei primi minuti troviamo 2 bambini di cui non si farà più accenno per tutto il resto del film. Uno dei 2 incontra un elfo e sul momento si direbbe venire rapito. Poco dopo però va a chiamare il fratello, lo porta in cucina e lo chiude nel forno. La scena di suo può anche inquietare, però al di là del fatto che se non per l'elfo l'episodio sembra totalmente avulso da tutto il resto del film, la cucina in cui succede questa cosa è palesemente la stessa che troviamo in casa di una delle ragazze del gruppo di amici. È un caso dovuto al basso budget o c'è un motivo? La ragazza ha qualche relazione con questi bambini? L'episodio riguarda il presente o il passato? Nessuna spiegazione. Altro grande difetto, sorvolando sull'agghiacciante CGI, sebbene ammetto di aver visto di peggio, la caratterizzazione dei personaggi, per lo più totalmente assente, se non per qualche cliché. Probabilmente il poco di caratterizzazione è dovuto agli attori stessi, che sono comunque esseri umani dotati di personalità, e almeno sono riusciti a rendere meno marionette i personaggi, che però sono decisamente troppi, e io non ricordo neanche mezzo nome. Tra l'altro 2 in particolare sono probabilmente fratelli e molto somiglianti, e io continuavo a scambiarli confondendomi ancora di più. È davvero un peccato perché, come ho detto, in effetti l'idea di partenza non era troppo male e si prestava ad un film quantomeno godibile, ma no, solo schifo. Cosa ne pensate degli horror di Natale? Qual è il vostro preferito? Scrivetemi tutto nei commenti e continuate a seguirmi iscrivendovi al canale e agli altri link che trovate nell'info box. Dal mondo dell'anacronismo natalizio per il momento è tutto, noi ci rivediamo alla prossima recensione. Ciao!